Di notte, un campus universitario non dorme mai davvero. Le lezioni finiscono, le voci si spengono, ma gli edifici restano lì, illuminati a metà come se continuassero a osservare chi passa. I viali si svuotano, i passi risuonano più forti del normale e ogni finestra accesa sembra nascondere una storia diversa. È in questo silenzio sospeso che molti studenti dell'Ohio University hanno imparato a conoscere il lato più inquietante del loro campus. L'università si trova ad Athens, una cittadina apparentemente tranquilla circondata da colline e boschi. Di giorno è un luogo vivo, attraversato da studenti, biciclette e conversazioni continue, ma quando cala la notte, l'atmosfera cambia. I palazzi storici, costruiti più di un secolo fa, assumono un aspetto diverso, quasi estraneo. Le ombre si allungano sui muri e il tempo sembra rallentare, come se ogni edificio conservasse il ricordo di chi lo ha abitato prima. Tra questi edifici ce n'è uno che più di altri attira l'attenzione quando il campus si svuota, il Wilson Hall. È un dormitorio antico, uno dei più vecchi dell'università, e come spesso accade ai luoghi che hanno attraversato generazioni, intorno a esso si sono accumulate storie, voci e racconti difficili da verificare. Per molti studenti è solo un posto dove dormire, per altri è un edificio che trasmette una sensazione indefinibile, soprattutto di notte. Camminando nei corridoi del Wilson Hall dopo mezzanotte, il silenzio diventa quasi innaturale. Le porte sono tutte chiuse, i numeri affissi in ordine perfetto, eppure non tutte le stanze sembrano uguali. Alcuni studenti raccontano che passando davanti a certe porte si ha l'impressione che l'aria cambi, che il rumore si attenui improvvisamente, come se lo spazio stesso fosse diverso. È in questo contesto che inizia a circolare sottovoce una storia precisa. Non viene raccontata durante il giorno né nelle visite guidate per le matricole. Compare invece nelle conversazioni notturne, nei racconti tra studenti, spesso accompagnata da una risata nervosa o da una frase detta a metà. Una stanza in particolare viene nominata più spesso delle altre, la stanza 428. All'inizio sembra solo un numero, uno dei tanti, ma più la notte avanza, più quel numero torna a farsi sentire e quando succede il tono cambia. Perché, secondo chi ne parla, non si tratta solo di una stanza come le altre, ma di un luogo che ha lasciato un segno e che continua a farlo anche dopo molti anni. Ed è proprio da qui che questa storia ha inizio. Il Wilson Hall è uno degli edifici più antichi del campus dell'Ohio University. Costruito alla fine dell'Ottocento, nasce in un'epoca in cui l'università aveva dimensioni molto più contenute e ogni edificio doveva assolvere a più funzioni. Nel corso dei decenni è stato ristrutturato, adattato, modernizzato, ma non ha mai perso del tutto quell'aspetto solido e severo tipico delle architetture universitarie storiche americane. Di giorno appare come un normale dormitorio. Studenti che entrano ed escono, porte che si aprono e si chiudono, finestre illuminate in modo irregolare, nulla che lo distingua davvero dagli altri edifici residenziali del campus. Eppure, tra gli studenti, il Wilson Hall ha sempre avuto una reputazione particolare. Non necessariamente sinistra, almeno non all'inizio. Piuttosto viene descritto come un luogo strano, diverso, difficile da definire con precisione. Chi ci ha vissuto racconta spesso che il tempo sembra comportarsi in modo diverso al suo interno. Le notti appaiono più lunghe, i corridoi più silenziosi del normale. I suoni, invece di disperdersi, sembrano fermarsi a metà strada, come se le pareti li trattenessero. È una sensazione sottile, che molti notano solo dopo aver trascorso diverse settimane nell'edificio. Nel corso degli anni il Wilson Hall è diventato uno di quei luoghi che gli studenti imparano a conoscere non attraverso i documenti ufficiali, ma tramite il passaparola. Le matricole ne sentono parlare per la prima volta quasi per caso, magari durante una conversazione notturna o una battuta fatta a mezza voce.
All'inizio tutto viene liquidato come folklore universitario, storie raccontate per spaventare chi è nuovo nel campus. Eppure, col tempo, emerge un dettaglio curioso. Quando si parla del Wilson Hall, le storie non sono mai completamente casuali. Tornano sempre certi elementi, certe sensazioni e soprattutto certi punti dell'edificio. Non si parla mai dell'intero dormitorio come di un luogo infestato o pericoloso. L'attenzione si concentra invece su zone specifiche, su corridoi precisi, su porte davanti alle quali qualcuno dice di aver provato un improvviso disagio. È così che lentamente un numero comincia a distinguersi dagli altri. Non viene pronunciato subito. Spesso appare alla fine di un racconto, quasi per caso, come se fosse un dettaglio secondario. Ma più le storie vengono ripetute, più quel numero acquista peso. Diventa un riferimento implicito, qualcosa che non ha bisogno di spiegazioni complete, perché chi vive nel Wilson Hall sa già a cosa si allude. La reputazione dell'edificio, dunque, non nasce da un singolo evento, ma da una stratificazione di racconti, di percezioni e di silenzi. E all'interno di questa stratificazione una stanza inizia a emergere come il punto in cui tutte le voci sembrano convergere, la stanza 428. Ed è proprio da quel numero che la leggenda lentamente prende forma. Nessuno sa dire con precisione quando la storia della stanza 428 abbia cominciato a circolare. Non esiste un giorno, un anno o un evento ufficiale che segni l'inizio della leggenda. È uno di quei racconti che sembrano emergere gradualmente, come se fossero sempre stati presenti, ma mai abbastanza definiti da poter essere fissati su carta. Secondo molti studenti, le prime voci iniziarono a diffondersi negli anni 60. È un periodo di grandi cambiamenti per l'università, un'epoca in cui il campus cresce rapidamente e il Wilson Hall ospita generazioni sempre diverse di studenti. In questo contesto, la storia della stanza 428 comincia a essere sussurrata, inizialmente senza particolari dettagli. Si parla di qualcosa accaduto tempo prima, di un evento tragico, ma senza nomi, senza date e senza riferimenti chiari. All'inizio il racconto è vago, quasi indefinito. C'è chi dice che nella stanza sia successa una cosa brutta. Altri parlano di una morte, ma senza specificare come o quando. La mancanza di informazioni precise non indebolisce la storia, anzi, la rende più resistente. Ogni studente che la racconta aggiunge o toglie qualcosa, adattandola al proprio modo di percepirla. Col passare del tempo, la stanza 428 smette di essere solo un numero e diventa un punto fisso della memoria collettiva del Wilson Hall. Anche chi non crede alla leggenda sa di cosa si sta parlando. Basta citare il numero perché il tono della conversazione cambi. Le risate si fanno più brevi, le frasi restano sospese. È come se la stanza avesse acquisito una reputazione indipendente dai fatti reali. Un elemento centrale della leggenda è l'assenza di conferme ufficiali. Non esistono comunicati dell'università né documenti facilmente reperibili che parlino di un incidente avvenuto nella stanza. Questo silenzio contribuisce a rafforzare il racconto. Per alcuni è la prova che non ci sia mai stato nulla di anomalo. Per altri è l'esatto contrario, un segno che qualcosa è stato volutamente dimenticato o rimosso. La storia si trasmette soprattutto di notte, quando la stanchezza e il silenzio rendono più facile lasciarsi suggestionare. È in quei momenti che il racconto prende una forma più definita. Si comincia a parlare di una studentessa, di una tragedia improvvisa, di una stanza che dopo quell'evento non è più stata la stessa. I dettagli cambiano, ma il nucleo resta invariato. Qualcosa è successo nella 428 e le conseguenze si sentono ancora. Con il passare degli anni la leggenda smette di appartenere a una singola generazione. Viene tramandata, ripetuta, modificata, ma mai dimenticata. Ogni nuova coorte di studenti la riceve come una sorta di eredità non ufficiale del campus. Non è una storia raccontata nelle brochure o durante le visite guidate, ma è comunque parte dell'identità del luogo.
A questo punto la stanza 428 non è più soltanto una stanza, è diventata un simbolo, un contenitore narrativo in cui confluiscono paure, curiosità e il bisogno umano di dare un senso a ciò che non può essere spiegato del tutto. E per capire perché questa leggenda abbia resistito così a lungo, bisogna ora guardare più da vicino la versione del racconto che tutti ricordano, quella che ha segnato definitivamente la reputazione della stanza. È da qui che la storia si fa più oscura. A un certo punto nella storia della stanza 428 il racconto smette di essere vago. Le allusioni a qualcosa di brutto lasciano spazio a un'immagine più precisa che nel tempo diventa la versione più citata e ricordata. È la storia di una studentessa. Secondo la leggenda, molti anni fa una giovane studentessa dell'Ohio University viveva nel Wilson Hall, proprio nella stanza 428. Non esiste un nome né un volto ufficiale. Nessuna fotografia accompagna il racconto. La sua identità resta sfumata, quasi secondaria rispetto all'evento che le viene attribuito. Ciò che conta per chi tramanda la storia non è chi fosse, ma ciò che sarebbe accaduto. La versione più diffusa racconta che la studentessa si sarebbe tolta la vita all'interno della stanza. I dettagli cambiano a seconda di chi riferisce la storia. C'è chi parla di una notte d'inverno, chi di un periodo di forte stress, chi di una solitudine mai notata da nessuno. Alcuni racconti si soffermano sul silenzio del dormitorio, altri sul fatto che nessuno si sarebbe accorto di nulla fino al mattino seguente. Ogni versione aggiunge un elemento emotivo, ma nessuna riesce a essere verificata. Quello che colpisce è che, indipendentemente dalle differenze, tutte le narrazioni convergono su un punto. Dopo quell'evento, la stanza 428 non sarebbe più stata la stessa. È come se il racconto non si concentrasse tanto sulla tragedia in sé, quanto su ciò che sarebbe venuto dopo. La morte diventa l'origine di una trasformazione, il momento in cui una stanza ordinaria si carica di un significato diverso. Negli anni successivi, secondo la leggenda, chiunque abbia dormito nella 428 avrebbe percepito qualcosa di anomalo. Non un terrore immediato, ma un disagio sottile e persistente. Alcuni parlano di notti insonni, di un senso di oppressione difficile da spiegare. Altri raccontano di oggetti trovati in posizioni diverse rispetto a come li avevano lasciati, o di rumori leggeri, come passi o colpi, che sembravano provenire dall'interno della stanza stessa. È importante notare come questi racconti vengano spesso riferiti con cautela. Chi li racconta tende a sottolineare di non aver visto nulla di esplicitamente soprannaturale. Nessuna apparizione chiara, nessuna figura definita. Solo sensazioni, percezioni, impressioni. È proprio questa vaghezza a rendere la storia più credibile agli occhi di chi l'ascolta. Non si tratta di un racconto spettacolare, ma di qualcosa che potrebbe essere facilmente attribuito alla suggestione, se non fosse per il fatto che si ripete sempre nello stesso luogo. Col tempo, la figura della studentessa diventa quasi un'ombra. Non viene descritta come un fantasma vendicativo o aggressivo, ma come una presenza silenziosa, legata alla stanza più che all'edificio nel suo insieme. È come se la 428 fosse diventata il punto in cui il passato si rifiuta di dissolversi del tutto. Alcuni studenti raccontano che, parlando della stanza, si avverte una sorta di rispetto implicito. Non viene mai trattata come una semplice storia da raccontare per spaventare. Anche chi dice di non crederci abbassa la voce quando ne parla. È come se la leggenda avesse imposto una forma di cautela, una distanza emotiva. Con il passare degli anni, la storia della studentessa e quella della stanza diventano inseparabili. Non importa quanto i dettagli cambino o quanto il tempo passi, il racconto continua a essere trasmesso, perché offre una spiegazione, per quanto incompleta, a quella sensazione diffusa che molti associano al Wilson Hall. Una spiegazione che non pretende di essere vera, ma che riesce comunque a lasciare un segno. Ed è proprio quando una storia smette di aver bisogno di prove che diventa più difficile da cancellare.
Le testimonianze legate alla stanza 428 non hanno mai avuto la forma di dichiarazioni ufficiali. Non esistono verbali, registrazioni o resoconti firmati. Sono racconti che circolano tra studenti, spesso riferiti a distanza di anni, ricostruiti a memoria e filtrati dal tempo. Eppure proprio questa informalità è ciò che li rende persistenti. Chi dice di aver vissuto nel Wilson Hall parla quasi sempre della stessa cosa. Non di paura improvvisa, ma di una sensazione che cresce lentamente. Alcuni raccontano che le prime notti scorrono senza eventi particolari, poi qualcosa cambia. Il sonno diventa leggero, frammentato. Ci si sveglia senza un motivo preciso, con la netta impressione che ci sia stato un rumore, un movimento, un cambiamento nell'ambiente. Molti descrivono il silenzio come l'elemento più disturbante. Non un silenzio normale, ma uno che sembra innaturale, come se il dormitorio trattenesse il respiro. In quei momenti ogni piccolo suono assume un peso diverso. Un passo nel corridoio, il cigolio di una porta lontana, il rumore delle tubature diventano difficili da collocare. Alcuni studenti raccontano di aver avuto l'impressione che i rumori provenissero dall'interno della stanza stessa, anche quando sapevano di essere soli. Altri parlano di oggetti spostati, niente di eclatante, solo dettagli minimi. Una sedia leggermente diversa da come era stata lasciata, un quaderno che cade senza apparente motivo, una porta trovata socchiusa dopo essere stata chiusa con attenzione. Sono episodi che presi singolarmente non significano nulla, ma quando si accumulano e quando si scopre che anche altri raccontano esperienze simili, iniziano a pesare. Un aspetto ricorrente è la sensazione di essere osservati. Non una presenza visibile, non un volto o una figura, ma una percezione costante, difficile da ignorare. Alcuni studenti raccontano di aver evitato istintivamente di guardare verso certi angoli della stanza come se qualcosa li spingesse a distogliere lo sguardo. Altri parlano di un disagio fisico, una sensazione improvvisa che compare senza preavviso e scompare altrettanto rapidamente. È interessante notare che molte testimonianze vengono raccontate con una certa esitazione. Chi parla tende a ridimensionare ciò che ha vissuto, a cercare spiegazioni razionali, a precisare di non credere davvero al soprannaturale. Eppure il bisogno di raccontare resta, come se l'esperienza, anche se attribuita alla suggestione, avesse lasciato un segno troppo forte per essere ignorato. Nel tempo queste storie iniziano a somigliarsi, non perché siano identiche, ma perché condividono lo stesso tono emotivo. Nessuno parla di terrore puro, piuttosto di un disagio sottile, persistente, che rende difficile sentirsi completamente a proprio agio. È proprio questa coerenza a rendere le testimonianze difficili da liquidare del tutto. Chi non ha mai vissuto nel Wilson Hall tende a considerarle esagerazioni, racconti nati per alimentare una leggenda, ma per chi ha passato notti intere tra quelle mura, le storie assumono un peso diverso. Non vengono raccontate per convincere, ma per condividere qualcosa che è stato difficile spiegare anche a se stessi. Col tempo le testimonianze finiscono per fondersi con la leggenda. Non è più chiaro dove finisca l'esperienza personale e dove inizi il racconto tramandato, ed è proprio in questo spazio ambiguo che la stanza 428 continua a esistere, sospesa tra ciò che è stato vissuto e ciò che è stato raccontato. A un certo punto, nella storia della stanza 428 accade qualcosa di ancora più difficile da verificare di una testimonianza o di un racconto notturno. La stanza semplicemente smette di essere accessibile. Secondo la leggenda non viene più assegnata agli studenti, non compare più tra le opzioni disponibili e diventa uno spazio chiuso, riconvertito, sottratto alla vita quotidiana del dormitorio. Non esiste un momento preciso in cui questo cambiamento avviene. Alcuni studenti raccontano di aver sentito dire che la stanza è stata chiusa subito dopo l'evento tragico. Altri sostengono che sia rimasta abitabile ancora per qualche anno, prima che le segnalazioni e le voci diventassero troppo frequenti per essere ignorate. Come spesso accade in queste storie, le versioni non coincidono, ma tutte concordano su un punto.
Oggi la stanza 428 non è più una normale stanza per studenti. Secondo i racconti più diffusi, lo spazio sarebbe stato trasformato in un'area tecnica, utilizzata per impianti o magazzini, un luogo privo di finestre, o comunque non pensato per essere abitato. Questa riconversione, invece di chiudere la storia, la rafforza. Per molti il fatto che la stanza non sia più utilizzata diventa la prova implicita che qualcosa non andava. Per altri è semplicemente una scelta pratica, una coincidenza diventata leggenda. Passeggiando nei corridoi del Wilson Hall, alcuni studenti affermano di aver notato incongruenze. Numerazioni che sembrano saltare, spazi che non corrispondono perfettamente alla disposizione delle stanze, nulla di evidente, nulla che possa essere dimostrato facilmente, ma abbastanza da alimentare il sospetto che ci sia un vuoto, un'assenza, proprio dove dovrebbe trovarsi la 428. L'idea di una stanza che non esiste più è forse più inquietante della stanza stessa. Un luogo chiuso può essere immaginato, riempito di significati, trasformato in simbolo. Non potendoci entrare, non potendolo vedere, diventa uno spazio mentale più che fisico. È qui che la leggenda fa un salto di qualità. Non si parla più solo di ciò che accadeva nella stanza, ma del fatto che essa sia stata sottratta allo sguardo. Il silenzio dell'istituzione contribuisce a questa trasformazione. L'Ohio University non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla stanza 428. Non ci sono smentite pubbliche né conferme. Per alcuni questo silenzio è una scelta comprensibile, volta a evitare allarmismi. Per altri è parte integrante del mistero. In assenza di risposte chiare, la stanza continua a vivere attraverso le storie, non come un luogo visitabile, ma come un'idea. Una porta chiusa che esiste soprattutto nella memoria collettiva degli studenti. E più passa il tempo, più quella porta chiusa sembra pesare, perché ciò che non può essere visto tende a essere immaginato. A questo punto della storia, la stanza 428 esiste ormai soprattutto come racconto. Un racconto stratificato, costruito nel tempo, alimentato da voci, testimonianze e silenzi. Ma per capire perché una leggenda come questa riesca a durare così a lungo, è necessario fare un passo indietro e guardare il contesto in cui nasce. La vita universitaria è un terreno fertile per la suggestione. Gli studenti vivono lontani da casa, spesso per la prima volta, in ambienti condivisi, rumorosi di giorno e naturalmente silenziosi di notte. Le notti sono scandite da studio, stanchezza, insonnia. Il corpo e la mente sono sotto stress e la percezione degli spazi cambia. Un rumore diventa più forte, un'ombra più definita, una sensazione di disagio più difficile da ignorare. In un luogo come il Wilson Hall, questa dinamica è amplificata dalla storia dell'edificio. Sapere che è un dormitorio antico, che ha ospitato generazioni di studenti, porta automaticamente a immaginare che qualcosa possa essere rimasto. Non si tratta di credere o meno al soprannaturale, ma di come la mente riempie i vuoti quando si trova in uno spazio carico di significato. Molti studenti che raccontano esperienze legate alla stanza 428 lo fanno con una premessa quasi obbligata. Cercano spiegazioni razionali. Parlano di tubature rumorose, di correnti d'aria, di porte che si muovono a causa delle differenze di pressione. Altri citano la suggestione, l'effetto di una storia ascoltata troppe volte. Eppure, anche quando queste spiegazioni sembrano sufficienti, il racconto non perde forza. Questo accade perché la leggenda non vive solo nei singoli episodi, ma nel modo in cui essi vengono interpretati. Sapere che una stanza ha una reputazione particolare cambia il modo in cui la si vive. Ogni dettaglio viene osservato con maggiore attenzione, ogni anomalia acquista peso. La paura in questo senso non nasce dall'evento, ma dall'aspettativa. La stanza 428 diventa così un esempio di come le leggende urbane funzionino come meccanismi collettivi. Non è necessario che siano vere per essere efficaci, è sufficiente che offrano una cornice narrativa dentro cui collocare esperienze comuni. Un rumore notturno diventa un segnale, una notte insonne diventa una conferma,
una porta chiusa diventa un mistero. Eppure, ridurre tutto alla suggestione non riesce a cancellare completamente il disagio che molti associano a quella stanza, perché anche ammettendo che ogni singolo episodio possa essere spiegato, resta una domanda di fondo. Perché proprio la 428? Perché questa storia e non un'altra è sopravvissuta al passare delle generazioni? La forza della leggenda sta anche nel suo equilibrio. Non promette risposte, non mostra prove, lascia spazio al dubbio. È abbastanza vaga da adattarsi, abbastanza specifica da essere ricordata. In questo senso la stanza 428 è meno una questione di fantasmi e più una questione di memoria collettiva. Quando un luogo viene caricato di significato smette di essere neutro. Anche chi non crede finisce per comportarsi in modo diverso al suo interno, ed è così che la linea tra suggestione e realtà si fa sottile, fino a diventare quasi invisibile. Quando si parla della stanza 428, una delle domande che emergono più spesso è anche la più semplice. Perché proprio quella stanza? In un edificio grande come il Wilson Hall, con decine di stanze e una lunga storia alle spalle, sarebbe logico aspettarsi che le voci si disperdessero, che col tempo cambiassero bersaglio. E invece no, il numero resta sempre lo stesso. Una possibile spiegazione sta nel modo in cui le storie si fissano nella memoria collettiva. Le leggende urbane hanno bisogno di un punto preciso, di un riferimento stabile, un numero, una porta, un luogo facilmente identificabile. La stanza 428 offre esattamente questo. È abbastanza specifica da sembrare reale, ma abbastanza anonima da poter accogliere qualunque proiezione. Il numero in sé non ha nulla di speciale. Non è legato a simbolismi evidenti né a tradizioni particolari. Proprio per questo funziona. Non distrae, non suggerisce significati esterni. Diventa importante solo perché viene ripetuto, anno dopo anno, storia dopo storia. La sua forza nasce dalla continuità. C'è poi un altro aspetto. La leggenda della stanza 428 non è mai stata completamente cristallizzata. Non esiste una versione definitiva, ufficiale, che ne fissi i contorni. Questo permette alla storia di adattarsi. Ogni generazione di studenti dell'Ohio University la riceve in una forma leggermente diversa, ma riconoscibile. Il nucleo resta, mentre i dettagli si trasformano. In questo senso la stanza 428 diventa una sorta di contenitore narrativo. Assorbe paure personali, stress, solitudine, aspettative. Per alcuni rappresenta il timore di restare soli. Per altri il peso della pressione accademica, per altri ancora la paura più vaga e difficile da definire di trovarsi in un luogo che conserva tracce di chi non c'è più. Col tempo, il racconto smette di avere bisogno di essere creduto. Non importa più stabilire se sia vero o falso, conta il fatto che esista, che venga raccontato, che continui a circolare. È così che la stanza 428 supera la sua dimensione fisica e diventa un simbolo, non tanto di un evento specifico, ma dell'idea che certi luoghi non si lascino mai conoscere fino in fondo. Ed è forse per questo che la leggenda resiste, perché non parla solo di una stanza, ma di un'esperienza condivisa, quella di attraversare un periodo della vita in cui tutto è incerto, in cui anche un corridoio silenzioso può sembrare carico di significato. La storia della stanza 428 non si conclude con una rivelazione. Non c'è un momento in cui il mistero viene chiarito, né una prova definitiva che confermi o smentisca ciò che è stato raccontato. La leggenda rimane sospesa, esattamente come il luogo a cui è legata. Se oggi si cammina di notte nei pressi del Wilson Hall, è improbabile imbattersi in qualcosa di straordinario. Le luci sono quelle di sempre, i corridoi silenziosi come in qualunque altro dormitorio. Eppure, per chi conosce la storia, lo spazio non è del tutto neutro. Sapere che esiste una stanza di cui si parla da decenni cambia il modo in cui si osserva l'edificio. Forse la stanza 428 non è mai stata infestata. Forse non c'è mai stata una studentessa né una tragedia nascosta nei documenti. È possibile che tutto sia nato da un malinteso, da una voce, da un racconto ingigantito nel tempo. Ma anche se fosse così, la leggenda ha comunque lasciato un segno reale.
ha influenzato il modo in cui generazioni di studenti hanno percepito un luogo, ha trasformato una stanza anonima in un punto di riferimento, ha dimostrato quanto sia facile in certi contesti attribuire un significato profondo a spazi ordinari. Le leggende non hanno bisogno di essere vere per funzionare, hanno bisogno di essere raccontate. E la stanza 428 continua a esserlo, perché offre qualcosa che va oltre la paura. Offre una storia in cui riconoscersi, un modo per dare forma a sensazioni difficili da spiegare. Alla fine, ciò che resta non è l'idea di un fantasma dietro una porta chiusa, ma quella di un luogo che vive soprattutto nella memoria. Una stanza che, esista o no nella sua forma originale, continua a essere presente nel racconto collettivo del campus. E forse è proprio questo l'aspetto più inquietante della stanza 428. Non ciò che potrebbe esserci stato dentro, ma il fatto che, dopo tanti anni, quella porta continui a rimanere chiusa, solo a metà.